Ciao e benvenuti in Psicologia Semplice. È molto curioso che apriamo questo canale con un video che riguarda ciò che è più complesso in assoluto, il nostro cervello. Ma questa sarà la sfida che dovremo affrontare. Se il mio obiettivo, quello che ho promesso di mantenere, è quello di rendere semplici le cose difficili, inizia con il botto, diciamo. Allora cerchiamo di capire perché è importante parlare del cervello e poi vedremo quanto è complicato questo argomento. Ma iniziamo a capire proprio perché è importante parlarne e perché è importante che ne parli uno psicologo, quale sono io. Bene, il cervello è ciò che contiene la nostra personalità. Potremmo dire, semplificando, che noi siamo il nostro cervello. So che qualcuno probabilmente non è d'accordo, ma per convincervi cercherò di farvi un esempio molto semplice, anche se un po' macabro. Proviamo a immaginare che io abbia un incidente mortale e che la mia famiglia decida di donare i miei organi a qualcuno che ne ha bisogno. Proviamo a immaginare che io dia le mie corne a un certo signor Paolo. Bene, Paolo rimarrebbe Paolo con le mie corna. Se io anziché dare le mie corna e dessi il mio fegato a Marcello, Marcello rimarrebbe Marcello con il mio fegato. Se io dessi il mio cuore a Luigi, Luigi rimarrebbe Luigi con il mio cuore. Ma proviamo a immaginare se in un futuro qualche scienziato pazzo decidesse di fare il trapianto di cervello. Immaginiamo che io dia il mio cervello ad Antonio. Provate a pensarci. Cosa succederebbe? Beh, in questo caso non sarei io che do il mio cervello ad Antonio, ma sarei io che mi prendo il corpo di Antonio, perché io vado dove va il mio cervello. Sembra una cosa molto banale, ma è molto importante che partiamo proprio da questo concetto per capire quanto il nostro cervello sia indissolubilmente legato alla nostra persona. Detto ciò, è molto importante portare l'attenzione su quanto sia necessario e importante avere cura del nostro cervello per poter avere cura della nostra persona. Ma come possiamo avere cura del nostro cervello? Fare in modo che il nostro cervello funzioni al meglio, in modo tale che possa restituire alla nostra vita emozioni piacevoli, sensazioni, senso di significato. Beh, questo è veramente la cosa più interessante, perché è assolutamente un lavoro complicato da fare. Ma se volessimo provare a modificare il nostro cervello, perché questo è quello che dovremmo fare, dobbiamo chiederci come questo sia possibile. Ci verrebbe in mente che potremmo teoricamente agire con la chirurgia. Beh, tecnicamente potremmo dire che è possibile. In teoria noi potremmo modificare il cervello utilizzando la chirurgia. Sembra una soluzione decisamente estrema, ma teoricamente sarebbe possibile. Purtroppo sappiamo che molte persone che hanno avuto dei danni al cervello, magari perché hanno preso degli urti, dei colpi, hanno cambiato la loro personalità. Pensate a cosa succede alle persone che hanno l'Alzheimer, che non riconoscono più i loro figli e i loro parenti. Sono persone che stanno vivendo una situazione molto particolare in cui il cervello inizia a non funzionare più bene come dovrebbe e la loro personalità cambia. Quindi capite che intervenire sul cervello, modificare il cervello, modifica anche la nostra personalità, il nostro modo di vivere e di muoverci nel mondo. Bene, abbiamo detto che la chirurgia è una possibilità, ma assolutamente la possibilità più estrema è quella che non ci verrebbe mai in mente di utilizzare per migliorare la nostra vita. Allora vediamo come possiamo arrivare al cervello, che tipo di possibilità altre abbiamo per modificare il cervello, migliorarlo e renderlo migliore dal punto di vista del suo funzionamento per avere una ricaduta positiva sulla qualità della nostra vita. Bene, il modo più comune per intervenire sul cervello è quello di utilizzare il sangue.
perché il sangue circola nel nostro corpo e arriva fino al cervello. In realtà non arriva esattamente come penseremmo, perché c'è una struttura che si chiama barriera ematoencefalica che fa sì che non tutto quello che viene inserito nel sangue possa arrivare al cervello. Quindi c'è una sorta di filtro che seleziona cosa può entrare e cosa non può entrare, ma molte cose possono arrivare al cervello. E questo è il motivo per cui tutte le volte che noi facciamo un'iniezione, inseriamo nel circolo sanguigno una sostanza, possiamo avere degli effetti anche sul nostro cervello. Chiaramente possiamo pensare, ci viene naturale pensare alle droghe, una persona che si inietta una dose di eroina avrà un effetto sul suo cervello e sul suo comportamento, oltre che su altri organi. Teoricamente, una delle possibilità è quella di applicare qualcosa sulla pelle, e alcune cose che possiamo applicare sulla pelle possono finire nel sangue, ma la via transdermica, questo è il termine corretto, non è quella più utilizzata, anche se funziona, perché attraverso la pelle e i capillari della pelle si possono immettere delle sostanze che poi entrano nel circolo sanguigno. Generalmente le cose che vengono immesse nel circuito sanguigno passano attraverso l'apparato digerente, cioè noi mangiamo qualche cosa, quello che mangiamo, pensate alle medicine, ai farmaci che generalmente assumiamo, li facciamo entrare nel nostro organismo tramite l'apparato digerente e a vari livelli, può avvenire nella bocca, come può avvenire nello stomaco, come può avvenire nell'intestino, queste sostanze arrivano e poi entrano all'interno del nostro corpo, nel circolo sanguigno, e possono raggiungere il cervello. Ecco, questa è la prima cosa importante da avere chiaro. Quello che noi immettiamo all'interno del nostro corpo tramite l'alimentazione è qualcosa che può influire sul nostro cervello e quindi sulla qualità della nostra vita. Ma vediamo se ci sono altre strade, perché se fosse così probabilmente non ci sarebbero psicologi o psicoterapeuti. Se davvero l'unico modo per modificare il cervello fosse quello farmacologico o alimentare, allora la terapia della parola non avrebbe ragione di esistere. Bene, per fortuna le cose non sono così. Nel momento che noi viviamo, siamo in contatto con il mondo esterno e riceviamo tramite i 5 sensi degli stimoli. E questi stimoli, cosa ancora più importante, vengono interpretati dal nostro cervello e in base all'interpretazione che il nostro cervello dà degli stimoli esterni, noi abbiamo delle risposte che vanno a influire sulla nostra vita emotiva e sulla nostra vita cognitiva. Possiamo dire che il cervello è un sistema aperto verso l'esterno. Nel momento che io ricevo degli stimoli da fuori, il mio cervello costantemente si modifica. Allora potete capire che nel momento che io vedo un'immagine raccapricciante, questo genererà in me delle emozioni negative, spiacevoli. Al contrario, se vedo l'immagine di un bambino, l'immagine di un animale, l'immagine di un paesaggio piacevole e rilassante, questo può aiutarmi a generare delle emozioni piacevoli e rilassanti. Però in questo caso parliamo di un cervello che in qualche modo semplicemente risponde a uno stimolo naturale, come può essere quello di un'immagine piacevole. Ma dobbiamo ricordarci sempre che il cervello riceve tramite le immagini, ma anche tramite i suoni, le parole che ascoltiamo, uno stimolo, lo rielabora e dà una risposta di un certo tipo. Allora possiamo capire che non tutti diamo lo stesso tipo di risposta al medesimo stimolo. Davanti a un'immagine di un certo tipo io avrò una reazione emotiva e un'altra persona ne avrà una diversa. Questo è quello che ci differenzia realmente, il tipo di risposte che noi diamo a quello che percepiamo e che ci arriva dall'esterno. Bene, il lavoro psicologico si basa prevalentemente su questo. Noi non possiamo, o possiamo solo in parte, aiutare le persone a modificare la realtà esterna, quello che succede nella loro vita, anche se questo in parte lo facciamo, ma la gran parte del lavoro psicologico consiste esattamente nell'aiutare le persone a dare significati differenti alle cose che avvengono intorno a loro, in modo tale che il significato che le persone danno a quello che avviene porti a una risposta emozionale diversa e che possa consentire quindi di limitare la sofferenza.
Io direi che come primo video possiamo essere contenti. Tenete a mente questi concetti, provate a farli vostri perché sulla base di questi concetti potremo trattare tutta una serie di discorsi che riguarderanno tantissimi aspetti della qualità di vita e della qualità psichica. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!